ragazze e ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo perché stamattina avevo un dilemma. Di sicuro farò un tutorial, però avevo un dilemma. Vado con il soutache oppure vado con un tutorial di perline al brick stitch? E quindi quello era il dilemma. Questo è l'orecchino al brick stitch in uno dei colori che amo, ovviamente, che sono poco intuibili, verde e orange, come i girasoli che vedete dietro di me, oppure quest'altro orecchino al soutache, che in realtà è un video in collaborazione che devo fare con la Cobiz. Quindi in realtà ho fatto anche la domanda su Facebook e molte hanno detto falli tutti e due, ovviamente, e qualcuno ha detto no, ma fai prima il brick stitch e poi il soutache. Allora, io li farò tutti e due questi tutorial, però mi sa che oggi, per una questione di tempo, farò prima... Aspettate e vedrete. Ciao! Vabbè che nel titolo poi si vede alla fine del tutorial, però è giusto per creare suspense. Vabbè, ci fate caso, lo sapete. Io sono un po' così. Ciao, buona visione ragazze! E se vi va ovviamente supportate il canale e lasciatemi un like. Iscrivetevi, cliccate campanella e per coloro che ancora non mi conoscono, benvenute su questo canale. Se vi va di imparare, restate pure qui e ricordatevi, volere e potere. Non c'è cosa che non si possa imparare con costanza e buona volontà. Ciao, frase motivazionale del giorno. A dopo! Ed eccoci cari amiche all'elenco dei materiali. Questo è l'orecchino, ve lo mostro più da vicino. Adesso andremo a realizzare l'altro. Ho deciso di chiamarlo Cassiopea perché mi dava, insomma, l'idea, mi ricordava un po' l'antica Grecia e quindi niente, ho deciso di chiamarli così, orecchini Cassiopea. Il video è in collaborazione con la Cobiz, quindi c'è un codice sconto che vi metterò qui in sovraimpressione, che potrete insomma andare a utilizzare se decideste di acquistare i materiali per realizzare questo orecchino. Veniamo subito a noi. Allora, le cose principali ovviamente che vedete qui davanti sono queste gocce in pietra. Questa è la prima. Sono delle gocce in avventurina di 15x30 e questo è il codice prodotto. E poi invece ci sono questi che sono dei rettangolini 10x12 in resina ed il pacco è da 20, quindi potrete fare tranquillamente 10 paia di orecchini oppure utilizzare tanti modulini per fare qualcosa di più elaborato che male non fa. Dopodiché utilizzerò 3 colorazioni di Rocale. In realtà questa Muscat la utilizzo solo qui al centro e poi utilizzo queste altre 3. Queste ricevute da una vecchia collaborazione e le ho messe nelle scatoline. Questo è il codice del colore e queste invece sono le altre 2, quella verde, questa è la verde e queste dovrebbero essere le Muscat che io amo e quindi prendo sempre ogni volta che faccio una collaborazione con loro. Poi ci serviranno delle 80. Questa vabbè è una colorazione Hybrid Dusty che insomma è simile a questa, solo in versione lucida. Dopodiché ovviamente ci serviranno le nostre piattine di soutache. Poi ho inserito qua per decorare dei bicono sia da 4 che da 6 e la monachella l'ho fatta da me con l'ottone, inserendo qui ovviamente sempre un bicono da 4 mm. Come filo utilizzo per cucire 2 colorazioni in base, insomma, perché ho utilizzato queste piattine molto chiare e quindi ho utilizzato 2 colorazioni a seconda di dove andavo. Quanto soutache ci serve? Per ogni orecchino ci serviranno 2 pezzi che saranno quelli utilizzati per la goccia di circa 14 cm più uno piccino che sarà intorno ai 10, che è questa parte esterna in insomma oro. Poi servirà invece per il rettangolino superiore 2 pezzetti, aspettate che li misuro, di circa 10 cm. Ok? Se vi interessa sapere poi le piattine che ho utilizzato, vi metto giù le informazioni. Che dire? Allora, partiamo subito, ago come sempre quello della tulip, partiamo subito con, mi raccomando, individuare sempre il verso della piattina,
quello non si deve mai sbagliare. Vi mostro, ovviamente, vi segno adesso una piccola V con la penna. Dovete osservare bene da vicino la trama delle piattine, io ho già tagliato e messo la colla, e quindi se questa è la V, in genere il nostro lato sinistro è il nostro dritto, anche perché l'altro lato è più ziglinato, vedete? Mentre questo lato in genere è lavorato meglio. Quindi primissima cosa poi da fare, metto un po' di cose da parte. Allora, dicevo, la primissima cosa da fare, andiamo a prendere la nostra piattina di colore più chiaro. Io utilizzo ovviamente sempre la base, ok, per le nostre pietre. Questa pietra è un po' più spessa, in genere, come sapete, io taglio sempre a filo la nostra base per poi cucire. In questo caso vedete che ho lasciato un po' di spessore perché il cabochon è un po' più spesso e quindi mi fa comodo che la piattina, anziché scendere troppo in basso, si adagi, quindi in realtà uso la base, utilizzo proprio la base per trattenere la mia piattina e non farla scivolare, soltanto la prima, le altre poi le andrò a cucire in modo tale mi facilito nel lavoro. Prendo ovviamente sempre il mio centro e come faccio sempre, giro il lavoro. In questo caso la mia base mi aiuterà a mantenere e a far andare la mia piattina a livello e dopodiché semplicemente, come faccio sempre, vado a cucire. Scusate, entro prima nella base e poi nella piattina, sempre al centro mi raccomando, e vado a cucire. Prima al centro, parto proprio così, dal centro, vedete che mi aiuta tantissimo la base un pochino sporgente in caso di pietre un po' più spesse e poi comincio semplicemente a cucire. Il primo punto ovviamente è sempre quello un pochino più complicato, poi la pietra è bella scivolosa e dopodiché quindi passo un paio di volte al centro e dopodiché, come faccio sempre, vado a cucire. Non mi soffermo tantissimo perché tanto non cambia niente, vado sempre dal centro delle piattine verso la mia base e do dei punti. Ovviamente mi sposto in diagonale. Spero che si veda. Ok, in questo modo. E vado a cucire tutto quanto. Ok? Do anche dei punti abbastanza larghi perché tanto la mia piattina, questa qui, andrà comunque coperta con le altre piattine e quindi non mi interesserà. Quindi andiamo a cucire la prima piattina. Una volta che abbiamo cucito tutta la nostra piattina, mi raccomando, quando tirate per cucire, la piattina comunque deve rimanere dritta. Adesso ovviamente questa base è sporgente, quindi fate attenzione e tagliate un po' in diagonale, mi raccomando, non tagliate la piattina, ma tagliate insomma questa parte più sporgente in modo tale che dopo non ci darà fastidio quando dovremo andare a realizzare il retro. Dopodiché è inutile che vi mostro tutto nei minimi dettagli, anche perché poi le tecniche base ci sono altri tutorial che potete andare a vedere, anzi ve li metto qui nelle schede. Dopodiché andate a prendere il secondo pezzetto di piattina ed andate a cucirlo, sempre alla stessa maniera. Ovviamente se vi trovate ad uscire, come nel mio caso, da questo lato, cominciate proprio a dare il primo punto in questo modo, prendendo la piattina dall'altro lato e poi, a seconda di come vi trovate più comode, potete o adagiare, ok, prima anche l'altro lato e chiudere, ok, in questo modo, ecco lo facciamo, oppure potete andare piano piano a cucire tutte quante le parti insieme, però aia, ecco, però dovete stare attente, mi sono punta, dovete stare attente ovviamente ad allineare bene le piattine e poi insomma andate a cucire tutti i punti, quindi chiudete qui e poi andate a cucire o semplicemente cucite piano piano tutto il contorno e poi andate a chiudere. Allora diamo qualche punto insieme e poi dopo ci vediamo all'inserimento delle rocaille, perché tanto cucire le piattine è sempre la stessa identica cosa, do qualche punto in più, dopodiché vado sul retro e ripasso.
visto, do anche dei punti abbastanza larghi perché comunque ci andrà sempre attorno l'altra piattina, quella a color oro, però ovviamente noi qui al centro dobbiamo andare a mettere delle rocaille. Le 8,0 e poi queste 11,0 e quindi proseguiamo. Cosa facciamo? Esco da qui non proprio al centro ma spostata un pochino, vedete, più in basso in questo punto e vado semplicemente ad inserire la mia 8,0. La porto alla fine del filo e prendo la mia piattina e la sposto così in laterale. Ne cucio uno per volta e vado rientro, non tirate tanto, più che altro sistemate con le mani, dopodiché rispunto al centro sempre, abbastanza vicino alla mia 8,0, vedete, ed inserisco sul lago una 11. Mi aiuto con la mano, la faccio scorrere e vado nella piattina superiore. Ovviamente se questa operazione può risultarvi complicata, andate sul davanti. Dopodiché nuovamente ripasso nella 11 e vado giù, quindi rientro nella piattina nella 11 e giù, do dei puntini piccoli qua di lato, anche se dopo ci andrà l'altra piattina, però è sempre meglio insomma fare punti piccini, anche perché le rocaille sono ravvicinate, e vado a prendere e a mettere sul lago l'altra mia rocaille, ridiscendo e rivado nuovamente al centro e quindi diciamo che ho inserito le mie rocaille. Ora ve le mostro dal davanti, quindi ho inserito le mie rocaille, adesso dovrei andare ovviamente a girare, però a questo punto prendo anche ovviamente la mia seconda piattina e ovviamente passando ripasso anche all'interno quindi delle mie piattine e delle mie rocaille, quindi tengo fermo con l'altra mano e procedo in questo modo dando puntini piccoli, quindi ripasso e cucio la piattina, ripasso e cucio anche la piattina. L'importante è impostare bene il lavoro fermo tra le mani, ok, e vado anche appiattite, vado anche nella 8,0 in questo modo, dopodiché riscendo. Ovviamente voi quando fate questa operazione ogni tanto giratevi sul davanti e guardate, ok? Ok. Dopodiché siamo da dietro e andiamo a chiudere questo passaggio, ok? Quindi rientro e cucio insieme le mie piattine qui sul retro e vado ad unirle, ok? Vado ad unirle, fisso tutto quanto il mio lavoro, quindi passo anche in trasversale in questo modo e quindi lo fisso un pochino sul davanti. Ovviamente quando cucite il soutache sapete sempre che dovete essere delicate, dovete tirare ma non far fare difetti o far creare delle guglie. Ok, adesso quello che avete fatto da questo lato andate a farlo anche dall'altro lato e ci vediamo tra qualche minuto. Ovviamente tagliate quello in eccesso e mettete subito un pochino di colla. Cambio filo, utilizzo quello oro più scuro e vado a prendere la mia piattina oro più scuro e la posiziono, ovviamente prendo il centro e la posiziono in questo modo e comincio, come sempre vado da dietro, ok? E comincio a cucire anziché proprio qui, ma un pochino più in basso, perché poi dobbiamo andare ad effettuare il nostro riccioletto qui e quindi dovremo andare a cucire da qui. Quindi cominciamo a cucire come sempre la nostra piattina e poi dopo andiamo a fare i due decorini laterali. Mi raccomando, adesso dovete fare puntini piccoli perché ovviamente la nostra piattina questa sarà quella visibile e quindi puntini piccini. Mi raccomando, ci vediamo quando siete arrivate dall'altro lato. Vedete, ho dato il mio primo puntino, è quasi impercettibile. E una volta che abbiamo finito ovviamente di cucire, dovremo semplicemente fare questo gesto, prendere la nostra piattina, ripiegarla sul retro, in questo modo vedete proprio al di sotto di dove c'è l'altro decoro, e semplicemente andare a fermare con qualche punto di cucitura.
niente di complicato. Come vedete vado in questo modo, spunto al centro della piattina e do qualche punto e fisso, quindi sia da questo lato che ovviamente anche dall'altro, quindi in questo modo. Terminata la nostra prima parte, insomma il modulino sottostante, se andassimo a fare decori e mettere una monachela, questo potrebbe già essere ovviamente un orecchino finito, ma noi abbiamo deciso di andare a realizzare anche un modulino superiore. Quindi prendiamo il nostro rettangolino, prendiamo il colore di soutache, quello oro, e andiamo a porci in questo modo al centro e molto semplicemente, come abbiamo fatto nelle altre occasioni, accostiamo e cominciamo semplicemente a cucire. Come sempre, non cambia mai nulla. Quindi portatevi al centro della piattina e cominciate a cucire la prima piattina tutta quanta intorno e poi vi chiuderete qui al centro. Dimenticavo, in questo caso ovviamente la mia base la taglio a filo e non come nella parte sottostante dove la pietra era più spessa e quindi avevo deciso di lasciarne un po' sporgente. Quindi andate a fare un modulino base con primo colore e secondo colore e al di sotto andrete a posizionare semplicemente delle 8 0. Dopodiché andremo ad unire i due elementi e a realizzare i decori, quindi modulo base. Terminato il nostro modulino, ho inserito anche la perla al centro, adesso andrò a tagliare questa parte in eccesso, metterò un po' di colla e poi ci vedremo per andare ad unire i nostri due elementi. Quindi preparate bicono e rocaille. Metterò il video velocizzato, ma sarà molto, insomma, molto chiaro nei passaggi. Andremo a mettere un bicono qui al centro e poi faremo dei decori laterali. Il bicono che andrò ad utilizzare sarà da 4 mm, nella parte sottostante invece sarà uno da 6 mm e poi andremo a utilizzare le colorazioni di rocaille, queste due, e anche qualche 15-0 per fare il cappietto superiore. I nostri orecchini sono finalmente terminati. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, che sia stato di vostro gradimento. Non è nulla di complicato, ma secondo me è una cosa molto carina per creare degli orecchini, insomma, un po' dal gusto un po' particolare. Confrontiamoli e vediamo se sono, insomma, speculari. Ok, direi che ci siamo. Ovviamente il retro è tutto da fare, ma quello lo farò in un'altra occasione, altrimenti questo video diventerà lunghissimo. Se vi è piaciuto questo video, condividete e lasciatemi un like. Non dimenticate che i prodotti li ho ricevuti dalla Cobiz, che se volete realizzarli, quindi andate dalla Cobiz e insomma prendete i materiali se volete usufruire del codice sconto
tutto e vi metto giù nell'info box e nelle schede tutto ciò che vi può essere utile. Un bacio a tutte e come sempre buona creatività. Ciao!